Quando il risparmio smette di proteggerti e inizia a imprigionarti, non è più virtù, è catena. È il paradosso della privazione. Accumuli per un domani che non è garantito, ma intanto rinunci a vivere oggi. Il grano che resta chiuso nel granaio troppo a lungo marcisce. Così fa anche il denaro mai usato. Risparmiare troppo non ti dà libertà, ti costruisce muri. La vera ricchezza non è nel denaro che accumuli, ma nella vita che sai vivere con saggezza. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi chiamo Nonno Finanza e se non mi conoscete ancora, mi piace parlare di finanza personale e stile di vita. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al canale per supportarmi e non perderti i prossimi video. Risparmiare troppo può rovinare la tua vita. Capitolo 1. Quando il risparmio diventa ossessione. Il risparmio è nato come virtù. Gli antichi lo vedevano come una forma di protezione, mettere da parte oggi per non temere il domani. Era il granaio pieno che salvava la famiglia durante l'inverno, la moneta nascosta che ti permetteva di affrontare un imprevisto. Ma, come ogni virtù, anche il risparmio può trasformarsi nel suo opposto. Quando smette di essere uno strumento e diventa un'ossessione, non ti protegge più, ti imprigiona. Molte persone pensano di essere prudenti, quando in realtà vivono in costante paura. Non comprano mai nulla che non sia strettamente necessario, non si concedono un piacere, non investono in esperienze. Conservano sempre. Ma così facendo conservano anche le loro paure. Il denaro accumulato diventa un idolo, una divinità silenziosa da servire. Non si vive più per godere dei frutti, ma per temere di perderli. È un atteggiamento che non porta serenità, ma ansia. Ogni spesa diventa una minaccia, ogni scelta un rischio. C'è una frase di Seneca che descrive bene questo paradosso. Non è povero chi ha poco, ma chi desidera di più. E chi vive solo per risparmiare desidera sempre la stessa cosa: trattenere, accumulare, non lasciare andare mai. La verità è che il risparmio, quando diventa ossessione, ti fa vivere come se fossi sempre in guerra. Ti fa guardare al futuro con timore e al presente con sospetto. Ti toglie quello che avrebbe dovuto proteggere, la serenità. Risparmiare è un'arte, ma l'arte non è mai esagerazione, è equilibrio. Capitolo 2. Il paradosso della privazione. C'è un pensiero che sembra logico, quasi naturale. Più risparmi, meglio è. Ma non sempre è così. Perché se risparmiare diventa la regola assoluta, allora il presente si svuota. Molti vivono come se la vita fosse un eterno sacrificio per un domani migliore. Rinunciano a cene con gli amici, a un viaggio, a un piccolo piacere quotidiano, dicendo sempre: meglio mettere da parte, meglio non spendere. Ma quel domani per cui risparmiano non è mai garantito. E intanto i giorni scorrono e non tornano più. È il paradosso della privazione. Accumuli denaro per vivere meglio un giorno che non sai se arriverà, ma nel frattempo vivi peggio tutti i tuoi oggi. Un vecchio proverbio contadino diceva: chi semina e non raccoglie lavora per gli altri. E così è il risparmio cieco. Lavori, risparmi, accumuli. Ma alla fine non sei tu a goderne, sei tu a privarti, mentre la vita scivola via. La prudenza diventa paura, la parsimonia diventa avarizia, e ciò che all'inizio era una virtù diventa un vizio travestito. Risparmiare ha senso solo se è al servizio della vita, non se diventa il fine ultimo. Perché il denaro che accumuli senza mai usarlo non è una protezione,
È una prigione. Capitolo 3. L'errore dei contadini avidi. C'è una lezione antica che arriva dai campi e dai granai. I contadini sapevano che il raccolto andava diviso in 3 parti, una per sfamare la famiglia, una per rivendere al mercato e una per tenere da parte come seme per l'anno successivo. Era equilibrio, era saggezza, ma alcuni, spinti dall'avidità o dalla paura, commettevano un errore, trattenevano tutto nei granai, non volevano rischiare, non volevano spendere, non volevano condividere. Credevano di essere prudenti, ma in realtà si condannavano da soli, perché il grano non è eterno. Con il tempo marcisce, perde forza, si rovina. Quello che pensavano di aver conservato si trasformava in polvere. E insieme al grano marciva anche la loro vita, fatta di rinunce e di sospetto. Il risparmio senza misura è la stessa cosa. Accumulare senza mai usare significa lasciare che il tempo trasformi il tuo denaro in qualcosa di sterile. È come seminare e non raccogliere mai. Gli antichi lo capivano meglio di noi. Il risparmio ha senso solo se mantiene vivo il ciclo. Conservare sì, ma anche godere. Proteggere, ma anche condividere. Perché se trattieni tutto, non hai più un tesoro. Hai solo un granaio che si svuota da solo. Il contadino avido pensava di salvarsi dal futuro, ma così facendo distruggeva il presente e condannava anche il domani. Capitolo 4. Il costo emotivo del risparmio eccessivo. Il denaro che conservi ti dà sicurezza, ma se lo conservi troppo, se diventa l'unico tuo pensiero, allora inizia a toglierti serenità invece che donartela. Chi risparmia in modo ossessivo non si gode un pasto al ristorante perché pensa al conto. Non si rilassa in vacanza perché calcola quanto avrebbe potuto risparmiare restando a casa. Non compra un libro, non accende il riscaldamento, non invita un amico a cena, perché dentro sente sempre la stessa voce. Meglio non spendere. Il risultato? Accumuli soldi, ma perdi momenti. Collezioni cifre, ma ti privi di ricordi. Ti illudi di guadagnare sicurezza, ma stai perdendo la vita stessa mentre la vivi. Gli psicologi moderni lo chiamano ansia finanziaria, ma gli antichi l'avrebbero chiamata semplicemente paura, perché è la paura a guidare ogni gesto, paura di restare senza, paura di non avere abbastanza, paura del domani. Il problema è che la paura non si placa mai. Anche con più soldi da parte, la sensazione rimane. Anzi, più accumuli, più temi di perderli. È un circolo vizioso che ti consuma dall'interno. Il costo emotivo del risparmio eccessivo è questo: vivere schiavo delle tue paure, anche quando avresti già abbastanza per sentirti libero. Il denaro dovrebbe comprarti tranquillità, ma se diventa ossessione, ti regala solo nuove catene invisibili. Capitolo 5. Il punto d'equilibrio. La verità è che non bisogna scegliere tra 2 estremi: spendere senza misura o risparmiare fino alla privazione. Entrambi portano alla stessa trappola: perdere la libertà. Il segreto sta nell'equilibrio: risparmiare abbastanza per sentirti al sicuro, ma spendere abbastanza per sentirti vivo. Pensa a una bilancia. Da un lato c'è la sicurezza del futuro, dall'altro c'è la gioia del presente. Se pende troppo da una parte, perdi dall'altra. Se risparmi tutto, il presente si svuota. Se spendi tutto, il futuro si sgretola. Solo quando le 2 parti sono in equilibrio nasce la serenità. I filosofi antichi lo chiamavano la via di mezzo. Aristotele parlava della virtù che si trova tra 2 eccessi, né troppo poco. Vale per il coraggio,
vale per la temperanza e vale anche per il denaro. Un budget ben fatto non ti dice solo quanto mettere da parte, ti dice anche quanto puoi spendere senza sensi di colpa, perché il denaro non è solo protezione, è anche vita vissuta. Il punto d'equilibrio non è lo stesso per tutti. Ognuno deve trovarlo per sé, in base ai propri sogni, ai propri bisogni, alle proprie priorità. Ma la regola resta la stessa. Se il tuo risparmio ti toglie la gioia del presente, hai passato il confine. Risparmiare è saggio. Risparmiare troppo è rinunciare alla vita. Capitolo 6. Lezioni dalla filosofia. Gli antichi filosofi avevano capito qualcosa che noi, spesso, dimentichiamo. Ogni virtù, se portata all'eccesso, diventa vizio. Anche il risparmio. Aristotele parlava della giusta misura. Per lui la virtù stava sempre tra due estremi. Il coraggio, ad esempio, non è né incoscienza né codardia, ma equilibrio. Così anche il risparmio non deve essere né spreco né avarizia. La saggezza si trova nel mezzo. Seneca, osservando la vita dei ricchi del suo tempo, scrisse: «Non è povero chi ha poco, ma chi desidera di più. Chi vive solo per accumulare, senza mai godere, desidera sempre ancora. Non è mai sazio, non è mai libero. E poi c'è Epicuro, che molti associano al piacere, ma che in realtà insegnava la semplicità. Se vuoi rendere ricco un uomo, non aumentare le sue ricchezze, ma diminuisci i suoi desideri. Risparmiare senza misura non diminuisce i desideri, li rende solo più ossessivi. La vera ricchezza è avere abbastanza, non avere tutto. Queste lezioni di 2000 anni fa ci parlano ancora oggi. Ci ricordano che il denaro deve essere al servizio della vita, non il contrario, che non esiste virtù nel trattenere senza fine, ma solo paura mascherata da prudenza. La filosofia ci mostra che l'equilibrio non è un lusso moderno, ma una regola eterna. E chi dimentica questa regola cade sempre nello stesso errore, vivere troppo nel domani e dimenticare l'oggi. Capitolo 7. La libertà oltre i numeri. Molti pensano che lo scopo del risparmio sia vedere crescere i numeri sul conto. 1000, 2000, 10.000. È rassicurante, certo, ma se il denaro resta solo cifra, non diventa mai libertà. Il vero obiettivo non è accumulare numeri, è trasformarli in possibilità. Un conto pieno che non ti permette di vivere meglio è solo un museo di cifre, non ti dà vita, ti dà illusione. Risparmiare dovrebbe aprire strade. Il coraggio di lasciare un lavoro che ti consuma, la possibilità di dedicare tempo a chi ami, la serenità di affrontare un imprevisto senza paura. Questo è il vero guadagno, il tempo e la libertà che ti restituisce. Ma se risparmiare diventa ossessione, accade l'opposto. Invece di darti ali, il denaro ti costruisce muri. Invece di allargare le tue possibilità, restringe la tua vita. Ti ritrovi prigioniero del tuo stesso conto. Gli antichi direbbero che hai confuso il mezzo con il fine. Il denaro è un mezzo per una vita più piena, non il fine ultimo della vita stessa. E allora la domanda da farsi non è quanto ho risparmiato. La domanda vera è quanto questo risparmio mi ha reso più libero. Se la risposta è niente, allora non stai risparmiando, ti stai solo privando. La libertà non si misura in cifre, ma nella capacità di scegliere la tua strada. E il denaro, usato bene, serve esattamente a questo, a ridarti il diritto di scegliere. Capitolo 8. La vera ricchezza. Risparmiare è una virtù, ma come tutte le virtù, se portata all'eccesso diventa una catena.
Il denaro messo da parte dovrebbe darti sicurezza, non paura. Dovrebbe aprire possibilità, non toglierle. La vera ricchezza non è vivere nella privazione per accumulare di più. Non è contare ogni moneta come se fosse l'ultima. La vera ricchezza è equilibrio, avere abbastanza da sentirti tranquillo e allo stesso tempo godere di ciò che hai senza rimorsi. Se risparmiare troppo ti fa rinunciare sempre, allora non stai proteggendo la tua vita. La stai consumando in silenzio? Il futuro è importante, ma non può cancellare l'oggi. I soldi non hanno valore se non diventano tempo ben speso, esperienze vissute, momenti condivisi. Lo diceva già Seneca, la vita è lunga se sai usarla bene. E usare bene la vita significa non rinunciare a viverla adesso, nell'attesa di un domani che nessuno può garantire. Risparmiare troppo può rovinare la tua vita perché ti ruba ciò che il denaro dovrebbe custodire, la serenità, la gioia, la libertà. E allora ricordati, il denaro è uno strumento, non un fine. Ti rende ricco solo quando lo usi per vivere meglio, non quando lo accumuli per paura. La vera ricchezza non è nel denaro che tieni chiuso in un cassetto, è nella vita che costruisci grazie al coraggio di usarlo con saggezza.